Allora, salve a tutti. Oggi voglio girare un video su quelle che sono le modalità di scollegare la batteria dallo scooter e di come tenerla nel modo più efficiente possibile quando abbiamo l'intenzione di tenere lo scooter fermo per un periodo di tempo più o meno lungo. Parliamo di periodi di tempo superiori alle 2 settimane. Perché dobbiamo sapere che nel momento in cui teniamo fermo lo scooter, comunque la componentistica elettrica interna assorbe energia dalla batteria, che quindi col passare del tempo continua a scaricarsi. Onde evitare di avere sorprese quando rimettiamo in moto lo scooter, allora dobbiamo tenere delle accortenze che adesso vi faccio vedere in questo video. Allora, la prima operazione che devo fare è quella di aprire il vano batteria dello scooter. Allora, una volta che abbiamo aperto il vano batteria, togliamo questa fascetta di gomma elastica che tiene ferma la batteria e la spostiamo. Allora, nel momento in cui decidiamo di tenere fermo lo scooter per un periodo superiore ai 20 giorni, allora conviene che stacchiamo il polo negativo della batteria in modo tale che lo scooter non assorbe energia e quindi lo svitiamo. Si svita prima il polo negativo ho messo semplicemente questa gomma tra il cavo e il polo negativo della batteria in modo tale che non trasmette corrente. Poi stacchiamo il polo positivo e possiamo lasciare lo scooter in questo modo, in modo tale che la carica della batteria tiene per periodi molto lunghi. E sappiate che nel momento in cui decidete di lasciarla così staccata la batteria, massimo 60 giorni, prima di montarla sullo scooter dovete caricarla. E invece se non sapete effettivamente lo scooter, se lo riprendete dopo 3 settimane, dopo un mese e mezzo, 2 mesi, io vi consiglio subito di collegarlo a un mantenitore di carica che adesso vi faccio vedere. Allora, questo è il mantenitore di carica che ho io, in commercio se ne trovano tanti e una volta attaccato il mantenitore di carica lo teniamo fino a quando non abbiamo intenzione di riprendere nuovamente lo scooter in mano. Abbiamo due tipi di attacchi. Abbiamo gli attacchi con i morsetti a coccodrillo. Questi si possono utilizzare nel momento in cui lo scooter non è vicino a una presa di corrente, per cui dobbiamo rimuovere la batteria dallo scooter e quindi appoggiarlo sul nostro bancone da lavoro. Oppure se abbiamo una presa di corrente abbastanza vicina allo scooter, ci conviene fissare questi occhielli al polo positivo e polo negativo e quindi tenerlo sotto carica tutto il tempo necessario. Controlliamo che gli anelli non siano ossidati, perché col passare del tempo possono leggermente ossidarsi, altrimenti con una spazzola metallica li puliamo o con un pochino di carta vetro e li puliamo e poi li agganciamo al polo negativo e al polo positivo. Allora, per quanto riguarda la modalità, se stacchiamo la batteria dallo scooter, mettiamo prima il polo positivo e poi il polo negativo. Se lasciamo la batteria sullo scooter, agganciamo gli anelli. Adesso vediamo in che modo agganciare gli anelli. Allora, prima di fissare questi anellini,
faccio vedere il morsetto a coccodrillo perché io ho intenzione di tenere sullo scooter la batteria agganciando questi due anellini, quindi faccio vedere prima i morsetti a coccodrillo. Allora, quindi segno positivo più, agganciamo questo, negativo meno, agganciamo il polo negativo. Il mantenitore di carica mi dà luce rossa perché non è attaccata alla corrente. Bene, stacchiamo il polo negativo, poi il polo positivo, e adesso vi faccio invece vedere l'operazione forse più interessante, è quella di andare a fissare i due anelli sulla batteria dello scooter. Allora, dopo aver fissato i due occhielli, andiamo a mettere in presa il mantenitore di carica. Bene, adesso il mantenitore di carica della batteria sta lavorando e inizierà a fare i suoi 8 cicli per tenere in carica la batteria, poi quando scenderà sotto un certo livello la porterà nuovamente in carica. Quindi in questo modo, quando dovremo riutilizzare lo scooter, appena mettiamo sulla batteria come se fosse nuova. Beh, spero che questa guida sia stata abbastanza chiara e nel momento in cui ci fossero suggerimenti o opinioni che volete scambiare, potete scrivere nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, un saluto da Giovanni, ciao!